Negli episodi precedenti abbiamo visto prima l'allestimento e la tecnica della nostra vasca gestita con sistema DSB e poi il funzionamento biologico della stessa. Ciao a tutti, bentornati nel nostro mondo sommerso, sono Sharin. Oggi vogliamo raccontarvi i primi mesi della nostra vasca, la maturazione, le modifiche e migliorie che abbiamo voluto apportare in corso d'opera, fino ad arrivare ai primissimi inserimenti. Ma prima, sigla! Eccoci qui, dopo 3 mesi dall'avvio del nostro cubo marino di barriera. La vasca procede bene e ci sta regalando molte soddisfazioni. Ma facciamo un passo indietro, torniamo al primo giorno dopo l'allestimento e vediamo com'è andata. Per cominciare, l'illuminazione. Per accelerare la maturazione abbiamo deciso, come è ormai spesso consuetudine, di illuminare da subito la vasca, partendo direttamente con un fotoperiodo completo di 9 ore. In poche parole, la nostra plafoniera Nicrew ha dovuto fare gli straordinari. Abbiamo preferito questa scelta per preservare il più possibile la fauna bentonica presente sulle rocce vive appena inserite, che al buio sarebbe sicuramente in parte morta. Ovviamente così facendo abbiamo dovuto accettare il rischio di una formazione molto più abbondante di alghe durante la fase di maturazione, ma ci arriveremo tra poco. Altro accorgimento utile per facilitare la maturazione e per favorire la biodiversità della flora batterica è una somministrazione moderata, mi raccomando, di attivatori batterici commerciali. Noi abbiamo utilizzato i prodotti ProdBio, una fiala di BioDigest ed una di BioOptim, una volta ogni 15 giorni. Lo ribadiamo, è molto importante non esagerare ed attenersi alle dosi consigliate, per evitare che i batteri introdotti da noi vadano a sostituire completamente quelli presenti sulle rocce vive, vanificandone quindi lo scopo. Come è normale, le prime fasi di maturazione della vasca sono state caratterizzate dalla comparsa di diverse tipologie di alghe, favorite dall'abbondanza di nutrienti disciolti in acqua a causa della moria iniziale di microfauna presente su rocce vive ed inoculi al momento dell'allestimento. Fenomeno questo purtroppo inevitabile, dovuto allo sbalzo di valori e condizioni ai quali la microfauna è stata inevitabilmente sottoposta. Fortunatamente, nonostante l'accensione immediata delle luci, le alghe non hanno proliferato in maniera eccessiva e soprattutto il decorso dell'intero ciclo algale è stato relativamente rapido. Dopo una settimana dall'accensione delle luci abbiamo assistito alla comparsa delle prime alghe marroni, le comuni diatomee. Le stesse sono poi sparite da sole nel giro circa di 10 giorni, sostituite dalle altrettanto famose alghe filamentose verdi, che ci hanno fatto compagnia per circa una ventina di giorni, finendo poi per sbiancare e sparire gradualmente una volta esauriti i nutrienti. Sparite le alghe è arrivato il momento più noioso per ogni acquariofilo, i test. Vero Alexa? Alexa, imposta un timer di 2 minuti. 2 minuti, partire da ora. Per avere un'idea sull'andamento della maturazione abbiamo effettuato tutti quanti i test. Ammoniaca, nitrati, nitriti, fosfati, silicati, calcio, magnesio e KH. Per fortuna, salvo casi particolari, molti di questi non saranno più necessari. Per quanto riguarda gli inquinanti, tutto nella norma. I test hanno registrato valori sostanzialmente non rilevabili, confermando così la riuscita della maturazione. Per quanto riguarda la triade, calcio, magnesio e KH, invece, abbiamo registrato un abbassamento generale, segnale positivo, indice dell'effettivo consumo da parte degli organismi presenti e quindi di un buon funzionamento della vasca. Abbiamo dunque iniziato ad integrare provvisoriamente con i prodotti della Kent 2,5 ml di entrambi i liquidi al giorno, con l'idea di passare, dopo l'inserimento dei primi coralli duri affamati di calcio, al metodo Balling. Visto che il KH era particolarmente basso ed eccessivamente sbilanciato rispetto a calcio e magnesio, abbiamo provveduto ad aggiustarlo singolarmente utilizzando bicarbonato di sodio, una soluzione preparata con 2 litri d'acqua osmotica e 12 grammi di bicarbonato, dosata goccia a goccia in SAMP. Ci ha permesso di aumentare il KH di circa 1 grado tedesco. La spiegazione completa del funzionamento della triade ci prenderebbe troppo tempo, quindi la rimandiamo ad un prossimo video.
Terminata la prima fase di maturazione, con la scomparsa delle alghe, abbiamo iniziato a nutrire la vasca ed il fondo, per favorire il più possibile lo sviluppo del benthos, dosando circa 100 ml di fitoplancton ed un pizzico di mangime ogni giorno, con pompe di movimento e schiumatoio spenti. Naturalmente, nonostante tutti i nostri accorgimenti, la colonizzazione del fondo è un processo molto lento ed a causa di ciò, nei primi mesi è possibile la formazione di una sottile crosta di sabbia sulla superficie. In questo caso sarà sufficiente romperla meccanicamente smuovendo delicatamente i primi millimetri di sabbia con l'aiuto di un qualsiasi utensile. Trascorsi circa 2 mesi dall'allestimento, abbiamo iniziato con i cambi d'acqua, 5%, circa 10 litri ogni settimana, per reintegrare tutti i microelementi inevitabilmente consumati. Salvo casi particolari, i cambi d'acqua ci accompagneranno per tutta la vita della vasca. Rimboccatevi le maniche! Con il passare del tempo abbiamo visto il formarsi in vasca di numerosi organismi più o meno vistosi, anfipodi, copepodi, asterinie, ofiure, ma anche spugne e spirografi, tutti meravigliosi e fondamentali per riuscire a replicare al meglio il nostro piccolo angolo di oceano. Con il tempo siamo riusciti anche ad avvistare alcuni piccoli ospiti inaspettati, ma assolutamente graditi, tra cui una lumaca turbo ed un piccolo granchio porcellana, che purtroppo è un po' timido e continua a sfuggire alle nostre telecamere, per il momento. Anche la sabbia inizia a mostrare i primi segni di maturazione. Sulle superfici a contatto con il vetro iniziano a formarsi le tipiche macchie di alghe e soprattutto le bolle di azoto, segno che la denitrificazione sta avvenendo con successo. Si iniziano a vedere anche i primi cunicoli dei vermi scavatori, ovviamente importantissimi per il funzionamento del DSB. Se volete saperne di più potete guardare questo video. Durante la maturazione non siamo stati con le mani in mano, abbiamo fatto tutto il necessario perché la vasca funzionasse al meglio ed abbiamo apportato alcune modifiche e migliorie al sistema. A circa un mese dall'allestimento abbiamo provveduto ad inoculare il fondo una seconda volta, sempre con lo scopo di aumentare la biodiversità e favorire la colonizzazione della sabbia. Per automatizzare l'integrazione della triade è stata installata una pompa dosometrica a 4 canali, una Gebao Doser 3.4, grazie alla quale potremo dedicare meno tempo alla gestione quotidiana della vasca e più tempo a produrre contenuti per YouTube. Il movimento sulla superficie della sabbia non ci soddisfava, quindi abbiamo preferito aggiungere una terza pompa per aumentare il flusso e migliorare lo scambio di nutrienti tra colonna d'acqua e fondo sabbioso. È stato aggiunto anche un filtro a calce sodata sul tubo di aspirazione dell'aria dello schiumatoio. La calce sodata ha la proprietà di assorbire CO2 sottraendola all'aria, migliorando quindi l'ossigenazione del sistema e stabilizzando il pH. Ultimo, ma non per importanza, abbiamo aggiunto un controller per dimmerare la nostra plafoniera, in modo da poter accendere le luci gradualmente, ricreando quindi l'effetto alba-tramonto. Potremmo dirvi che l'accensione graduale delle luci serve a non spaventare gli abitanti della vasca, ma in realtà il motivo per cui lo abbiamo voluto davvero è il meraviglioso effetto che si verrà a creare durante le ore iniziali e finali del fotoperiodo, quando i coralli risplenderanno mostrando tutte le loro fluorescenze. E poi c'è la modalità temporale. Passati circa 50 giorni è venuto il momento dei primi inserimenti. Non vedevate l'ora, vero? Beh, noi di sicuro. Il popolamento di un DSB deve essere effettuato con estrema cautela ed è necessario evitare assolutamente animali predatori come gamberi, paguri, stelle e lumache carnivore. Noi siamo andati sul sicuro e non appena l'abbassamento di ammoniaca e nitriti lo ha consentito, abbiamo inserito la classica squadra pulizie, composta da 10 lumache, 3 turbofluctuosa, 3 Trochius radiatus, una Acastrea tecta e 3 Ceritium. Un riccio, il Laitechinus variegatus. E un granchio, il famosissimo Mitrax. Tutti animali erbivori e assolutamente reef safe. Il Mitrax, in particolare, ci darà una mano a tenere sotto controllo la poca valonia presente in vasca, mentre le Ceritium, che sono per natura lumache scavatrici, contribuiranno a smuovere il fondo mantenendolo soffice e arieggiato. Anche per oggi è tutto, lasciamo i nostri amici a maturare insieme alla vasca ancora per un po', presto la famiglia si allargherà.
Vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e colpire la campanella degli avvisi. Vi lascio al prossimo appuntamento cinematico tra 2 settimane, nel quale vedremo il nostro cubo un po' più da vicino. Noi invece ci rivediamo tra un mese con un nuovo progetto. Non temete però, il nostro Marino tornerà presto a farci compagnia. Un saluto a tutti da Sharin. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Ma serio? Sì. Mi partono gli occhi! E vediamo com'è andata. Rewind. Zio Pino. 3 trapani contro 3 trapani. Comunque non riesco a dire la T. Non si deve vedere.